Allora, vediamo se i miei capelli a parte tutto il resto a posto. Vediamo un secondo, va? Sembra di sì. Meno male sembra di sì. Signore e signori, non solo, buonasera, buon mercoledì sera e siamo tornati anche oggi, forse per l'ultima volta, con Kirby and the Forgotten Land. Perché tra l'altro io in questi giorni non è che mi sia stato così tanto fermo, cioè mi sono riservato giustamente la parte finale, però in effetti ho fatto molti dei livelli delle vie del tesoro, ma andiamo per ordine. Prima di tutto andiamo da Waddle di Erudito, perché voglio sapere un pochino di statistiche in più quest'oggi su Kirby. Quindi andiamo a vedere un secondo, sì. Come va Kirby? Vuoi sentire le ultime novità che mi giungono da tutto il mondo? Certo, come no. Allora, vediamo. Finora non hai dimenticato di prendere nessun progetto. Se vengo a conoscenza di dove ne puoi trovare altri, ti aiuterò a trovarli. Poi per quanto riguarda le statistiche invece, il record mondiale settimanale per pesca lampo è pari a 12.117 grammi. Inchia! Non lo dice Waddle, però lo dico anche io. Finora hai risucchiato oggetti 650 volte. Tra l'altro numero tondo, perfetto. A livello mondiale, i giocatori hanno risucchiato oggetti per un totale di, porca troia, e lo dice Waddle di questo, 542.282.788 volte. Avanti del Vor, eh? L'ha detto Waddle, non lo dico io. No, per oggi basta così. Bene, Kirby. Mi fa piacere vedere che ti piace tenerti... Ma perché tremava tutto? Calmo, calmati, non esaltarti troppo. Mi fa piacere vedere che ti piace tenerti informato. Per primarti della tua sede di conoscenza... Oh, grazie. Ti regalo questa figurina speciale. Complimenti. Gacha! No, senti, allora, Waddle di Erudito, perdonami, va bene tutto, ma... Tra l'altro è la sua, quindi figuriamoci. 4 stelle, tra l'altro. Sì, ma il problema è questo. Vabbè, quando vuoi sapere di più, torna a trovarmi. Mi fa sempre piacere condividere le mie conoscenze. Però, Waddle di Erudito, una cosa. Tu, da maestro, dovresti ben sapere che non bisogna indulgere nelle tentazioni dei piccini. Bisogna, semmai, metterli nella retta via. Tu cos'è che fai? Dai i regali, i gacha, ad uno che è chiaramente patito malato di gacha in questo gioco, che è Kirby. Che non fa altro che raccogliere gacha anche dai cadaveri, quasi. Quindi... non lo so. Intanto, tra l'altro, lui è anche malato di progetti, ma almeno questo è un po' più positivo perché sono vivo, E più che altro che hanno progetti, li dà... si crea qualcosa. Non lo fa lui, ma si crea qualcosa. Tipo ad esempio possiamo finalmente potenziare il tornado, che non sarà più Cignerino, ma sarà... Tornado Cupo. Ah, bene, anche la fase emo. Giustamente. Dov'è il tornado? Sì, perché in effetti dicevo prima... sono andato avanti per l'appunto colpi del tesoro e infatti sono riuscito a raccattare altre stelle e infatti adesso facciamo anche qua l'evoluzione del tornado cupo. Vediamo un pochino quale statistiche, quindi miglioramento di rapidità e enorme miglioramento anche in potenza. Wow. Quindi qua tutti i vantaggi, nessuno svantaggio. Un secondo che ricontrollo. Ok, saltiamo. Questa è la versione Fantozzi. È essenzialmente la nuova di Fantozzi, però sulla testa di Kirby. Il ragionier Kirby. Tornado cupo nell'area dominio proibito. Ecco, visto che abbiamo bloccato anche questo, possiamo anche fare altre vie del tesoro che prima non potevo fare. Il ragionier Kirby si lascia l'area del fabbro Waddle di perdigersi verso la via del tesoro. Il tesoro che lo condurrà verso... alla faccia, tra l'altro, del tornado qua impetuoso. E quanto dura, tra l'altro? Che lo condurrà poi... verso un'altra avventura con tanta sofferenza, perché le vie del tesoro possono essere tanto sofferenti, soprattutto perché lui si ostina continuamente a provare a farle nel tempo limite, soltanto per quanto? 50 monete bonus. E le voglio fare quelle 50 monete bonus. E infatti, tra l'altro, visto che posso mostrare... ecco, non ho preso gli altri due Waddle dello scontro finale, però tutti gli altri... Presi. Andiamo anche lì del tesoro. Fatte. Qua no, però fatte, Nullandia anche, fatte. E qua me ne manca una, cos'era? Ah, perché mi manca il tesoro, mi manca la spada Meta Knight. E questo mi sa che è lo sblocco con l'arena. Perché dove altro sta Meta Knight se non nell'arena? Tra l'altro sta da tempo, ma ci sta aspettando da giorni. Quindi, per l'appunto...
Prima di andare a fare il boss finale, che comunque faccio non vado, poi non torno a livello della battaglia finale con l'esercito. Prima faccio il boss finale, quello che credo sia il boss finale. Non so se lo sia, probabilmente, perché vedo che c'è una costruzione in cima ad un vulcano. Se non è boss finale questo. Quindi tornando cupo, eccoci qua. Non ti devi neanche cambiare, Kirby, guarda. Quindi 1 minuto e mezzo. E la ragionier Kirby si appresta all'avventura che dovrà compiere soltanto 1 minuto e mezzo, soltanto per il suo orgoglio, come potrebbe anche completarla in più tempo. 3 minuti altro, va bene. Ah, boss, quindi... ok, mini boss rush. Ok. Yeah. Ok. Ah, il tornado, quando mi piace il tornado? Quando mi piace? Scusa, sei scemo io. Posso velocizzare, no? Facciamo una cosa in un colpo solo. Buonasera. Venite. Ah no, non possono venire accidenti, giustamente. Una volta che volevo portarli a me, non si possono muovere. Ah, io. Riusciamo ad arrivare fino all'altra parte. Ah, io. E muorici. Ok. È bello camminare in una valle con la nube. Oh, doppio immagino, sì. Giustamente 2 cignorine. E le facciamo subito così, subito. Aspetta, che tra l'altro vedo che ci sono i blocchi, quindi giustamente cos'è che mi fa? Aspetta. Ah, io però. Avanti. Ah, io. Subisco tanti danni questa sessione. Ah, io. Perché sto andando di approccio proprio brute force, quindi... quanto manca? 20 secondi. Ce la facciamo 20 secondi? Non lo so. Avanti, subisci anche tu danni. Forza. Ci vuole un miracolo qua. Accidenti, no. Non ci siamo andati così tanto lontani, però mi sa. Per il primo tentativo non ci siamo andati così tanto lontani. Accidenti, però non cadere. 2. Subito. Quindi interrompo poi subito qua e poi... facciamo fare una botta Ah. Vabbè, dai. Poi via subito col tornado, perché così si sfrutta, si fa meno tempo. Ma cosa fai tu? Venite a me. Oh, meno male. Vabbè, qua adesso subito. Ok, non devo perdere tempo contro questo qua. No, di nuovo. Ma perché mi impiega così tanto questo? Non so, perché mi so che ho fatto peggio di prima. Non vorrei sbagliarmi, ma ho fatto peggio di prima forse. Devo fare in 36 secondi questi due qua, le 2 cignerine. Avanti. Una, prima metà dell'una, poi dell'altra. Dai. Ho perso troppo tempo. Anna, fa la faccia qua. Devo essere più veloce. Allora, un po' più veloce devo essere nella parte iniziale. No, quella centrale. Però, anche qua magari. Ok, 1. 2. Ok. Molto rapido qua, via. Vai Kirby, via. Subito riusciamo a fare... ok, meno male. Di qua. Buono che ho fatto subito. Di nuovo.
Ok, molto meglio di prima. Però non so se andrà, se sarà abbastanza. Vabbè, ho 43 secondi per fare ste due del cavolo. 43, sì, 42,89 centesimi. Siamo precisi. Mi concentro su una e poi faccio l'altra, forse. Avanti, 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 avanti. Perché qui sto facendo entrambe, tra l'altro. Sì, 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 meglio, meglio. Non si muove, però. Perché l'altra non si sta muovendo? È rimasta poi bloccata. Che cavolo? No, meglio per me. Ma è un bug. Perché si è bloccata completamente. No, 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 no. No, devo sfruttare il bug, devo sfruttare il bug, devo sfruttare il bug. Bug. Avanti. Sì. Dammi qua. No! Che cazzarola, perché non ho... Ah, no. Devo rifare, devo rifare. No, si era anche buggata. Mi sa che si era buggata, perché è rimasta ferma immobile. Una delle due signorine è rimasta ferma immobile. Non ha fatto le altre mosse, è rimasta proprio completamente paralizzata. O è un effetto del fatto che ho fatto tutto su di lei, o è il fatto che molto semplicemente si era buggata. Perché non... Che cazzarola. Accidenti. Devo fare più veloce qua allora. So come fare, spero di ricordarmi. Quindi iniziamo bene. Ecco qua, molto rapido. Buono, che così vado subito dritto. No. Va bene così, anche così, dai. Ok. Ok. Buonissimo, buonissimo. Un po' di meno però mi sa. Prima quanto avevo? No, 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 un po' di più in realtà. 45, mi sa che prima avevo 43 secondi, no? Quindi 46 secondi, va bene. Come prima, tutto su uno all'inizio, vai. Però se si sposta. In realtà va bene anche se facciamo entrambi allo stesso momento. Quindi perché prima non... Aspetta. Immobile, immobile come prima, immobile come prima. Vai. No. Avanti, ok, un'andata. Ma che cavolo, prima è stata letteralmente la tempesta perfetta. E che diamine. Subito. Ok. Va bene. Ok, buon tempo qua, è molto buono, molto buono. Qua spingiamoci però, Ah, io, va bene, fa niente. Molto buono. Buonissimo. Ah, io. E qua l'ho fatto molto bene. 47 secondi, 48 secondi quasi. Dai, dai, dai. Subito. No. Entrambe, forza, entrambe. Ok, una è andata, una vabbè. Prima metà va bene, molto rapido. Ok, se fa così va benissimo perché rimane... No. Muorici. Avanti, 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 avanti.
No. Ma qual è il problema in effetti comunque? Ok. Bene. Credo che sia anche meno di prima questa volta. Solo colpo sì. No. No, non va bene. Troppo tempo, impiegato troppo tempo, mannaggia. Va bene anche così? Speriamo. E mi sa che devo interrompere più spesso, forse, perché c'è tutta la tempesta. Forse devo fare così, interrompere un po' più spesso, perché magari i fulmini. Ok. Non mi ha fatto male. Va bene. Ah, io no. Non ho fatto come avrei potuto fare. Vabbè, dai, 19, 18, 17. Simile. Un secondo in meno di prima. O forse mi conviene in effetti fare entrambe allo stesso momento. Però è un po' un problema. Perché per come si sistemano queste due qua, mi conviene prima iniziare su una. Magari utilizzare anche un po' qua degli ostacoli, Ok. Sì, giusto, devo interrompere allora più spesso. E se n'è andata subito l'altra. Io. Avanti, dai. Ci siamo veramente quasi comunque, ci siamo veramente quasi. Perché ho capito l'effetto dell'esplosione. Ecco appunto. Esplosione. Adoro questo power up comunque. Sì. Ma che cavolo, pensavo. Va bene. Ok. 17. Come prima. No, poco peggio di prima in realtà. Buonissimo così perché entrambe, giusto? Sì. Ok, ce la faccio tranquillamente qua. Ce la faccio in stratempo, anzi. Eh sì, perché giustamente se faccio l'esplosione con entrambe, qua consta a sfare proprio di tanti secondi. Benissimo, perfetto. Ah, un po' sudata però buono. Quindi poi facciamo... Qual è l'altra che possiamo fare? Questa qui, sì. Il Morphomix? Ah! Quindi più trasformazioni. Kirby, il maestro dei Bacomorfosi. Questo questo mi sa che è una delle sfide finali proprio. Tra l'altro 2 minuti e 40 Ah, bene. Quindi, se ho visto bene, anello, cono e... Qual era l'altra distributore? Vabbè, intanto, cono... Ah, bene, tra l'altro 30 secondi, quindi sono
50 di margine. 6. Subito. No! Dove? Kirby, scusa, ma allora ti chiedo di andare di cadere dritto. Cadi dritto, non cioè cadi sul tubo, non nel buio. Olè. Ah, io però anche io. Vabbè, fa niente. Spero. Buono. Subito. Ok. Belle queste sfide comunque. Dammi la via. L'ho intuita subito stavolta. Distributore. Distributore l'avevo già capito. Perché ho visto la... Vedi che cambio, ma guarda che cambio che ti faccio. Manco il box della Ferrari. Ma strano comunque pensare ad una stagione di Formula 1. Cioè la seguo veramente poco o niente, devo essere sincero. Però fa strano pensare a una stagione di Formula 1 dove abbiamo che la Ferrari è in testa alla classifica... sto per dire i marcatori. Classifica costruttori dopo anni e anni e anni di... Fa strano. Dovresti quelli di più comunque, in effetti... Ok, vai. Via voi. Via voi. No. No. Riusciamo a fare nonostante questo ostacolo. Perché qua ho perso un po' di secondi. Devo recuperare, devo recuperare, devo recuperare. Per poco. Aspetta. Mi sa che è meglio che vada qua. Ah, l'altro è pure acqua. Oh. Quindi ce n'è per tutti. 50 secondi. Devo arrivare prima dei 50 secondi. Pure carrello. Benissimo, ci abbiamo tutto il necessaire. Vai, prendilo, Kirby. Sarà un po' complicato. Vai. Sfruttare. Le cose facili no, Vai. Giustamente la macchina. Non poteva mancare la macchina. Dove cazzarola vado? Ho tagliato un po' troppo la curva. Non ce la farò mai. Pista. Non ce la faccio. Non ce la faccio comunque. Perché ho perso troppo tempo là. Vabbè, là ho perso più il tempo. Mi sa che bisogna fare con precisione quasi assoluta per arrivare nei 50, entro i 50 secondi. Mannaggia Kirby. Kirby che è facile. E lo è però. Le sfide supplementari sono una bella aggiunta secondo me. Mi piace veramente tanto. Ma perché devi andare... Cioè... Cherry, perché cadi? Cherry, sei andato leggermente a sinistra, ma dai. Kirby, sai come si dice nel basket secondo Peter Griffin? Bam, giù nel canestro. Ehi, Lois, hai visto? Bam, giù nel canestro, anche Kirby. Un po' troppo a destra qua. Un po' troppo a sinistra qua. Come hai fatto a non farti di nuovo? Hai visto? Ho preso il ferro. Non pensavo di poter fare la voce a Peter Griffin così. La cosa mi spaventa abbastanza. Ricordo ancora quando il doppiatore Peter Griffin andò ospite dal trio Medusa a Radio DJ. Ma basta di nuovo! Mi ricordo come effettivamente la prima cosa che gli fecero fare, vabbè, cioè che fece lui per Peter Griffin fu fare delle puzzette da Peter Griffin, quindi purtroppo sono una di quelle tante cose inutili che mi rimangono in testa. Mi ha fatto anche, cioè, cosa cretina che non dovrebbe farmi ridere, ma mi fa ridere. Allora, Kirby, cosa hai? Odi il basket? A me piace il basket anche tanto, quindi vedo che non andiamo d'accordo da questo punto di vista. Cioè, tu sei una palla, Kirby, tecnicamente non puoi non amare il basket. E secondo me tu sei più da basket che da calcio. Oddio, non ha né mani né piedi Kirby essenzialmente, però
Quindi cosa cavolo dico? Però tu sei comunque una palla. Trasformista ma palla. Affamata che mangi tutto quanto, tutti letteralmente, ma comunque palla. Cambio. Non l'ha fatto al volo come prima, mannaggia. Via voi, via tutti, via, via, via tutti quanti, via, arrivederci, salve, buonasera. Cambio abbastanza rapido stavolta. Buono. Non perdiamo troppo tempo, non prendiamo spirit. E che cavolo! Ok. 1. Ui! Per poco non cadevo. Via. Ok, non farmi rallentare troppo da questi così qua. Non farmi rallentare troppo. Madonna mia, perché mi sono venuti addosso un salto di acrobazia. Un po' di prudenza qui, un po' di prudenza ed eleganza con il movimento de panza. Salire perché è più rapido, 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 è più rapido. Ok. Benvenuto, benvenuto, Grisis Better, benvenuto a questa serata. Sì, sì, va bene, non mi chiamare così, ti prego però, ti scongiuro. In tutti i modi sì, ma così no, grazie. Via. Adesso. Ok. Quindi sfruttiamo adesso il momento qua. Salire subito. Ok, ho fatto 9 secondi meglio di prima. Ora però c'è un problema. Non cadere subito appena si fa la curva. L'ho detto, non cadere subito appena si fa la curva. Non lo so, 20 secondi comunque. Volevo andare un pochino più sul... Ok, buono. Sfruttare proprio il limite. Limite. Madonna, manco niente. Non ce la faccio, mi sa. Come faccio a farlo in 50? Entro il 50. Bravo che hai capito. Cavolo. Avevo fatto male i calcoli comunque per 50. Perché? Quante? Aspetta, 3 minuti e mezzo, quindi lo voleva 2,45. Ho fatto male i calcoli comunque. Però cazzarola, di niente, no. Per rifà. Però cazzarola veramente. Cioè, vabbè, qualche piccola interruzione qua e là che ho avuto mi sono costate veramente caro. Perché per 45, per 54... Cioè, ecco, per l'appunto, a proposito. Qua basta un niente. Se vuoi fare entro il limite, qua basta un niente e te lo scordi. Tra l'altro mi sa che questa è la missione finale delle Mine del Tesoro. La faccio non per la fine, però vabbè. Perché giustamente c'è anche la parte finale con tutte le monete che ti dà supplementari, quindi... Oh, comunque a capofitto c'è finito Kirby. Cioè, non è che ha detto no, magari un attimino sul tubo vado. No. Proprio ha mirato il vuoto e ci è andato giù, dritto. Comunque, Grisis Better, come va? Tutto bene, spero? Via. Ok. Madonna, per poco. Buono, concentriamoci. Però in effetti con quella palla così è un po' complicato. Ok. Subito, senza neanche aspettare, perché tanto sappiamo che si forma. Tu puoi anche venire contro di me, non c'è problema. Buono il cambio al volo, buono. Il cambio gomme box. Immediato, perché non l'ha fatto subito? Ok.
Prendi. Bravo. Via, 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 via. Fa niente, tanto i barattoli, fa niente. Cosa li prendi? Perché non l'ho fatto subito? Ah, inversione di tasti. Ok. Buono. Dov'è che arriva qua? Ok, buono. Accidenti che devo attendere. Va bene, riusciamo ad andare... Aio. Ok, va bene anche così. Via. Ok, tra l'altro mi sa che prima ho perso proprio per il momento in cui ho sbattuto con Kirby macchina contro la griglia, contro la parete là, contro la ringhiera. Solo per quello ho perso tempo. I 54 centesimi finali. Vai. Ok. Mia. Fa niente, fa niente, fa niente, fa niente, fa niente. Spero che non faccia niente, spero. Ok, riusciamo a fare su... No. Cazzarola che non posso fare subito là. Oh, molto... Ehi, 3 secondi guadagnati. Ok, non sprechiamoli però. Come ho detto prima, non fare la curva troppo rapido. Ok, 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 non ho sbattuto, non ho sbattuto. Purtroppo non riesco a fare qua... Riusciamo ad andare sul cordolo? Sì, quasi. No! Ci proviamo comunque. Proviamo comunque, magari ci riusciamo. Taglio qua, buono che ho tagliato là, buonissimo. Mi sa che sono in anticipo. No! Fino a 45, fino a 45, fino a 45. Ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio di poco. Ce la faccio di poco. Ah! Per 10 centesimi. Per 10 centesimi. Perché ho sbagliato, comunque perché sono caduto. Però... Ah! Oh, hai su cazzo Kirby. Cioè nel senso... Quindi prendiamo... Qual era l'altro che manca qui? Perché poi... Eccolo qua. Esploratore spaziale. Perfetto. Facciamo più. La versione Buzz Lightyear di Kirby, diciamo così. Tra l'altro non ho visto tanto di Lightyear, visto che esce quest'estate, però per il trailer. Ho visto solamente la faccia di Buzz Lightyear, però non ho visto il trailer. In effetti non so neanche come sia giudicato in generale. Ma questo avevo già fatto o mi sto sbagliando io? Scusate. Sto controllando. No, non l'ho fatto. Quindi... Però mi ricordo... O forse è molto simile a quello che ho già fatto. Sempre di qua di sparare. Ok. Sì, mi sa che riprende moltissimo dall'altro. Ok. Perché solamente quello? No! Che cavolo. No, no, perché spara? Ok, buono. Riusciamo però. Quant'è? Non ho visto comunque il tempo massimo qua. Nel senso, da quando parte. Sai che c'è? Un attimo da qui, Non cadere. Ok. Sì, come no? 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 Quant'è che davo? 1 minuto e 20? Questo mi sa che ho sbagliato. Quant'era 2 minuti? Dia di 8 secondi. Vabbè. Si rifà subito. Più che altro devo imparare meglio a fare certe cose. Vabbè, a parte il fatto che giustamente gli esploratori, quelli là, subito li attacco senza mirarli. Perché in effetti è il loco in automatico. Quindi facciamo così. Mi sa che in effetti comunque dopo questa live
Mi sa che vado a vedere il trailer di Lightyear, perché ripeto, non l'ho ancora visto. Come si deve, ho visto qualche immagine, ma stop. Un po' lo stile realistico che fa un po' strano per certi versi, però devo comunque vedere per conto mio. Arrivederci. Tra l'altro mi ha fatto anche morire a riguardo una delle poche cose che ho visto, il meme di Lightyear, dei vari Buzz Lightyear per gli stili grafici di vari Smash Brothers, che c'è ad esempio quello ad esempio Lightyear, se non sbaglio, è quello di Ultimate, quello del film Lightyear. O forse quello di Brawl, perché in effetti ci starebbe anche per Brawl. No, mi sa Ultimate, comunque per il dettaglio, perché sono caduto. E anche per il fatto che comunque è ancora cartoon, anche se con tanto dettaglio. Però per il resto, ripeto, non so quasi nulla. Non so non so l'incipit della trama. Non ho visto proprio il trailer. Tra l'altro l'hai legato anche sì, giustamente. Perché non l'ho fatto prima questo? Con tutto che l'ho provato un pochino ora, ma prima nella palestrina del fabbro. Con tutto che ho un legame di infanzia, nel senso che... Aspetta, la facciamo mirare. Ecco qua. Così. Perché non l'ho fatto prima? Nel senso che ricordo ancora quando mi fece regalare dai miei genitori un Buzz Lightyear, tra l'altro con i colori alternativi. Perché era un Buzz Lightyear con... Perché non riesce a camminare? Con i colori neri, con il colore dell'armatura. Ok. No. Si rifà. Al Disney World di Venezia. L'unica volta che sono andato a Venezia fino ad ora nella mia vita, che era veramente quando ero piccino piccio. Ok. E stranamente ricordo ancora, sarà stato quando avevo tipo 6 anni, una roba del genere. Però veramente da quel giorno in poi non sono più andato a Venezia, non c'è stata più possibilità o... tempo, robe varie, poi magari altre cose, tipo che ne so, il viaggio in America. Ma... Perciò non mi è mai saltato in testa di tornare a Venezia, anche se è bellissima. Quelle poche cose che ricordo, a parte il Disney World di... Disney solo di, ecco. Il Disney World di Venezia era comunque bellissimo. Ci devo tornare un giorno. No, oh, che meno male. Ah, perché rimane meno male, giustamente. Ok. Perché non potevo fare per tutto il tempo che non riuscivo a rimanere in piedi. Ok. Tu, muorici. Anche tu, perché? Anche tu. Anche tu. Anche tu, anche tu. Ok, va bene. Buono. Credo che sia molto buono questo tempo. Sì, sì, sì. Ce la strafaccio. Arriviamo anche a 50. Sì. Quindi se non sbaglio dovrebbe essere 1 minuto e 10. Sì, 1 minuto e 10, 1 minuto e 9,77, perfetto. Allora, a questo punto torniamo alla città dei Waddle, così sblocco per l'appunto altri potenziamenti finali. Sì, 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 tu intanto continua con la tua musica drammatica che io torno un secondo dalla calma e pacatezza dei Waddle. Scusate un secondo qua. L'altro progetto era... Questo qua, sì. La matita da potenziare al massimo. Quindi in effetti fatemi controllare. Potenziato al massimo. La spada... Un secondo. No, non al massimo. Questo al massimo. Questo al massimo. Massimo. Mi mancano quindi potenziamento della spada che sarà quella Meta Knight, infatti. E poi nient'altro mi sa. Mi manca soltanto quello. In effetti, giustamente, il Waddle di Rodito cosa che ha detto? Che non ho mancato progetti, quindi manca quello. Perfetto.
Però aspetta un secondo. Eh sì, perché mi manca comunque la via del tesoro della spada metallica. Ma poi forse me ne manca un'altra. Devo ricontrollare. O forse no. Intanto trivella doppia. Perché giustamente quando non basta una trivella ce ne vogliono due. Guren Lagann insegna. Row Fighter Power. Kirby, che ne pensi della spirale? Non ti senti vuole fare qualcosa di più in questo mondo? Giga. No, basta. Via. E andiamo così dal boss finale. Beh, tanto ci sarà tutta una marea di potenziamenti. Ma forse anche tutti a questo punto. Se è il boss finale ti farà scegliere qualsiasi approccio. Poi vabbè, fare tutte le missioni. Ecco, giustamente, fatemi controllare. No, mi mancano i posti segreti, giustamente. Però uno di quelli... Ah, no, in realtà c'è anche questo da mostrare. Ma sì, famolo, va. Famolo. Oh, dove sta? Dove sei? Ma che parte è della zona della mappa? Perché faccio questi? Eccolo qui. Perché faccio questi e poi vado per l'appunto a scontrarmi con i boss finali. Chiunque esso sia, se Dedede o se, come sospetto io, Elfrin. Quindi un minuto di tempo. Carro da parata folle? E che siamo al circo? Vabbè, giustamente non ti devi neanche cambiare, che non c'è alcun problema. Me ne è stato promesso un... Ah, sono più... Vabbè. Scemo io che faccio l'insalto invece di andare dritto per terra. Vediamo quant'è che fa di lunghezza. Ok. No. Buono. Bello qua che c'è anche da vita, vabbè, non troppo difficile però. Ok. Ragazzi, spostiamoci. Io. Riusciamo a fare... Respirare, poi giù. Ho detto giù. Comunque, quanti paralleli vedo con Crash Bandicoot, con Kirby in Forgotten Land? Tipo, livelli qua di Crash 2. Pari uguali. Vabbè, facile questo. Scusate, l'ho fatto con 10 secondi di anticipo. Dicevo, i livelli nelle zone di montagna con tutti i taglialegna, dove c'era per appunto la zona dove Crash si inabissava e evitava anche le api. Qua niente api ma carri, però mi ricorda anche questo. Benissimo, fatto anche questo, tra l'altro subito stavolta. Perciò niente, chiamiamoli drammi. E a questo punto perché... Allora, in realtà c'è... Dove sta quello di Meta Knight allora? Ah, perché me l'ha già segnato forse. Aspetta, dov'è che l'ho trovato io? Sta... oh no, mi sa che non è qui. Ah, mi sa che non è qua allora. Vediamo. Ah, Orto Nevoso, ecco perché. Allora, gli altri due comunque non li faccio adesso. Il cielo che diventa rosso. Non li faccio ora. Cioè, in realtà sarebbero 3, perché 2 qui e 1 là. Vabbè, uno che non posso fare. Ci siamo, vabbè, qua vedo Dedede, udienza dal re. Che poi, Dedede, cosa minchia ci fai tu qua? Non lo so. Va bene che sono finiti tutti quanti in quest'altra dimensione, però perché sei diventato... Perché tra l'altro il collo ti sei gonfiato, ti sei unito al corpo? Però completa il livello, hai detto niente. Udienza dal re. Senti, le tasce, caro re, qua, che qua non è più manco campagna, è tutto vulcano. Qua non c'è niente da scavare. Ci puoi estrarre lava? Che ci fai con la lava? Ok, giustamente il pomodoro della rivista elegante, pomodoro Maxim, non più Maximum. In effetti non so perché abbiano cambiato il nome. Ah, solamente questi 4. Quale scelgo? Tornado. Ho già capito, tornado. Sarei anche cupo. Il ragionier Kirby si avvicina per l'udienza del re. Alle ore 22:52 si prepara a riunirsi con il suo caro amico Elfelim. A meno che non sia più un amico. Sì? Dedede? Sì? Aspetta, non è che una ma... Ah!
primitivo, perché era... Ah, tra l'altro 2. Va bene. E in effetti giustamente avrà riflettuto rispetto all'altra volta. Ha pensato, meglio portarmi due di questi cosi qua, perché altrimenti non ce la facciamo. Ma chi è che ha messo la maschera comunque? Primitivo, Tra l'altro il contrasto tra primitivo, lui e l'ambiente che è molto industriale, stra-industriale. Che nome è Dedede Perdis? Perché Perdis? Che vuol dire? Vabbè, sarà per la maschera. Ma perché Perdis? Perché perde. Non ce l'ho fatta, scusatemi. Ma in effetti vorrei capire in inglese come è chiamato. Loser, cioè... io! Un po' facile questa fase, quindi mi preparo alla seconda fase, forse anche terza. Ho paura per Dedede. Già in Sarales diventava il forzuto con i muscoli. Però qua... Occhio. Aspetta, riusciamo a fare... No, non mi fa fare la schivata qua. Ok. Madonna. Ok, che succede, Dedede? Vediamo. Madonna, quella bocca come si è espansa. No, scusate. Ma Dedede, non sei un cinghiale, sei un pinguino. Dedede. Dedede. Svegliati, Dedede. È diventato un cinghiale. In effetti la maschera è da cinghiale, giusto? Pumba, digli qualcosa tu. Ah, giusto, sei un facocciolo, perdonami. Scusa, non te lo dico più. Ah, perché? Ma, devo capire... Ah, oh. Altro... A mani nude, Dedede? Poi incazzato, Potevo anche fare, però comunque forse... No, vabbè, esagero. La missione di non... Se c'è, di non subire danno. Però magari del tempo riusciamo a farla? Perché... Oh. Sì, chiama pure i rinforzi che vuoi, Dedede. Tanto qua... Comunque si prende anche delle cose. Forse perché sta provando a lottare... Cioè, magari ci vedo un po' troppo io. No! No. Mi serve troppo. Magari ci vedo un po' troppo io. Però mi sa che sta anche provando a lottare contro la maschera. Ed è per quello che prende le pause. Forse perché... intanto comunque rotta. E il collo che comunque non si schioda. Ok. Chiaramente questo non è il boss finale. Ok. Evita l'attacco di fuoco di Dedede Perdis. Va bene. Un'altra. Sì, completi 2 minuti fatto anche questo. Non è che magari ce n'è anche un'altra su forza. Sì. Almeno 2 Oh. Un'altra ancora? Un'altra ancora magari a non subire danno. Vabbè. Comunque, sì ragazzi, Elfilin, il sospetto aumenta. Poi vedo anche una porta davanti. Sarà un ascensore che mi porterà chissà dove. Ok, completa in 2 minuti. E l'altra qual era? Non subire danni, immagino. Accidenti! Accidenti per quel danno che ho subito. Vabbè, in realtà ne ho subito 2 volte. Però, accidenti. Per un niente. Beh, Dedede, amico bello. Tra l'altro, i Waddle vanno da lui. Nonostante tutto quello che è successo. Kirby, ovviamente. Ma... Dedede, il collo. Ma quindi, Elfilin? Elfilin? Hai delle spiegazioni a riguardo? Dedede, appunto... Tu ne sai qualcosa perché... l'esercito che arriva? Vabbè, tutto l'ascensore, anche Dedede, nonostante la Miss selvatica. Ragazzi, il Dedede, il Waddle di... Che giustamente si è inciampato. Dedede dare... Ok, Kirby, dai. Prova a resistere, che se no diventi anche sottiletta tu. Mi sa che rimane per il Dedede. Ah, no, lancia il Dedede verso di lui, verso Kirby, e quindi rimane da solo a combattere l'esercito. E beh, e qua si vede. Ah, abbiamo l'altro mondo pure. Osservatori di scoperta, quindi... Quanto in alto stiamo andando? Rilevazione automatica della lingua attivata. Italiano! Doppiaggio! Autenticazione in corso. Autenticazione in corso. Voce veramente tanto, comunque. Approvato. Avvio del protocollo di navigazione nell'edificio. Questa dove l'ho già sentita come voce? Cioè, Cari visitatori, benvenuti alla visita guidata Scoperte da Sogno dell'Osservatorio di Scoperta. Durante questa visita emozionante vi verrà presentata... Ma questa voce l'ho già sentita in altri... Non lo so quanto... Cioè, aspetta. ID F86.
Da quando DF86? l'IDF-86 è giunto sul nostro pianeta, ha intrapreso una campagna di invasione che ha minacciato la fauna del mondo intero. Ma mi sa che in realtà ha già I fatto. ricercatori lo hanno isolato prima che potesse completare la Guarda, missione. vedo l'isolamento con le crepe qua e con i vetri rotti. Ha così iniziato a studiare il potere di teletrasporto spaziale del modello IDF-86, alla base della tecnologia di trasferimento interplanetario di cui usufruiamo. Ma no, il Waldo di... A mo' di criceti. No. Se lo vede Dede si incazza come una bestia. Cioè non come dell'esercito bestiale. Dall'inizio delle ricerche, durante la sperimentazione del teletrasporto, Che sarà mai successo? si è verificato un incidente e un nuovo organismo E sarà Elfelin. E sarà Elfelin chiaramente. Ed ecco qua per l'appunto che Kirby diventa cupo all'improvviso. Da quel momento l'IDF-86 non ha più mostrato segni di attività. Ecco. Ed è mantenuto in una stasi permanente nell'apposita capsula dell'eternità. All'ultimo Beh, piano, nome molto... molto rassicurante. Capsula eternità. Molto, ma tanto. Allora, sta voce qua comunque. Ora vi presentiamo la forma di vita definitiva, l'esemplare. Ma con quale doppiaggio? Allora, a parte scherzi, comunque potevate fare un pochino meglio di doppiaggio qua. Un po' buttato via in certe frangenti. Però più che altro sta voce qua io l'ho già sentita. Mi sa. Mia sorella gioca per una squadra di basket che milita nella serie B di pallacanestro femminile. E vabbè, pallacanestro Perugia, quindi squadra comunque Umbra. Quando possiamo vediamo anche le partite su un canale YouTube che le trasmette con spesso doppiaggio stesso, con il commento live, però nelle ultime volte no. Tra l'altro sono riusciti a superare, ad andare alla fase successiva, le semifinali della cosiddetta fase dell'orologio, per andare in A2. Ecco, ci sono delle pubblicità durante un'interruzione tra un quarto e l'altro, oppure tra il primo e il secondo tempo. E sta voce qua mi ricorda quella che sento per una pubblicità di un ristorante cinese-giapponese che sta dalle parti di Perugia. È molto simile, io un po' non mi direte che avrebbero preso quella voce là per fare il doppiaggio di questa di questa sezione qua. Continuiamo comunque col tornado oppure andiamo... continuiamo col tornado? No, un attimo. La tentazione del fuoco, mi arde dentro il fuoco, è tanto. Andiamo. Chiaramente sarà Elfin. Tra l'altro qui stiamo... Allora, prima era per l'appunto qualche rimasugli di civiltà, però poi o tutto nell'acqua o senza più acqua, perché abbiamo visto ad esempio nella zona del deserto che c'erano delle barriere coralline. E chissà chi mi ricorda, E tu ci cazzo... Aspetta, no, un attimo, quello... Vabbè, sarà il re dell'esercito animale, giustamente. Ammira, piccolo intruso rosa. Non trovi che sia un vero spettacolo? Pensa che non sta neanche ammirando il sommo nella sua forma completa. Ha bisogno della sua altra metà per dirsi completo. Molto tempo fa, il sommo concesse alla gente di questo luogo un potere miracoloso. L'intera popolazione abbandonò questo mondo per ritirarsi in una terra di sogni. Aspetta, la terra dei sogni com'è che... Era quella di giù? O è il regno dei sogni di Kirby e compagnia bella? Aspetta. Devo reinterpretare, poi andiamo avanti. Quando il sommo potrà dirsi di nuovo completo? Solo in quel momento anche noi riceveremo questo potere miracoloso. Noi, dimenticati finora in questa terra perduta. Andiamo nel gioco. Qui stiamo veramente a livelli di una roba di Resetera di anni fa. Il forum Resetera. You know Ellie, we really are the Last of Us. Qui siamo molto vicino a quei livelli là. Quindi mi sa che la terra dei sogni è proprio Dreamland. Quindi i Waddle, comunque gli abitanti della stella pop, come che si chiama, venivano da qua? È quel momento finalmente è arrivato. Elfelin! Infatti, l'altra metà. Guarda, infatti. Cosa sorridi tu che è nella
Ecco, bravo. Proprio così. Questa piccola creatura è la metà di cui ha bisogno il sommo. Finalmente, grazie a tutti i piani e agli sforzi fatti, possiamo aiutare il sommo ad assumere di nuovo la sua forma completa. Abbiamo sognato per anni questo momento. Se osi ostacolarci, sarà il nostro pasto. Spiace. Tra l'altro, cioè, mi mandi quelli teneri. Arrivederci. Tra l'altro non sa neanche dove sia in questo momento. Con permesso. Ho fatto un errore. Gli ho mandato delle cartucce, mezze cartucce. Devo andare io. E infatti, Leongar, re delle bestie. E beh, giustamente. Aspetta. Aio. Aio. Sì. No. Ho evitato come? Aio. Non tanto per il danno, perché magari se mi dà la stipulazione qua del non subire danno. Non ho subito danno qua come esattamente? Ok. Aio, non subisce non riesco a prenderlo sempre. Ok. Sì, doppio, vai, alla baionetta, proprio bello bello alla baionetta. Oh, oh, che ti succede? Giustamente, un po' incazzato deve essere, no? Aio! Madonna. Però devo riuscire ad attaccarlo in qualche modo. Ok, finalmente. Dai, di più, perché se si fa di più la fiamma, poi l'attacco è maggiore. Oh, a proposito di fiamma! Via, vicino, perfetto. E mo ne subisce un bel po' anche se non attacco, Guarda un pochino, infatti. Schivo anche da pro. Così ti impari. Aio. Anche schivando. Ok, ci siamo quasi. Arrivederci. Arrivederci anche a te. Il tempo credo di sì. Tra l'altro. Aio. Arrivederci, Leongar. No, aspetta. No! Ok. Quanto scommettiamo da 1 a 10 che non finisce così facilmente la questione? Quanto? Perché vedo... Cioè, va bene che l'avremmo salvato, però... Io ho una sensazione che non si finirà così. Avanti, Kirby. Ok. Io sto attendendo. Io attendo. Non vedo i risultati qua, infatti. Tra l'altro è Leongar. Come? Come osi? Piano rovinato. Piano Aspetta. Sta parlando l'altra metà. L'IDF86 sta parlando tramite Leongar. Piano rovinato. Piano importante. Lavoro richiesto. Vortice aperto. Manodopera trovata. Arrivata, Errore di calcolo. Fastidioso contaminante. Piano calcolato. Occasione sprecata. Ulteriori pianificazioni esaurite. Pazienza esaurita. Invece... tutto verrà divorato. Potevo cambiare anche la voce, quindi... Leongar era la... No, aspetta. Elfin. L'esercito, tra l'altro, che ci circonda. Dedede, serviresti in questo momento... Oh. A proposito di Vor... oh mio Dio, che si vedono anche le tessere... No, vabbè, che vedono anche le tesserole inquietanti. Dio mio sangue! Ah, ma no! Elfine scappa!
Oh mio Dio, è diventato un blob. Sì, sì, arrivo. Oh mio Dio. Tra l'altro siamo in una zona con tanto verde artificiale. Cosa sorride? Sì, cioè sì, però... Ragazzi, attenti, perché c'è un blob bestiale, letteralmente, che sta per rompere anche quella porta, infatti. Specie invasiva, Fecto Perdis. Quindi Perdis era comunque... Madonna santa. Quindi Perdis comunque perché... Perché Perdis? Che è collegato ovviamente al fatto che Dedede era controllato prima, però... Che devo fare qua? Ah, devo un pochino... No! Ok. Ho fatto molto bene a scegliere il fuoco. Via, via, il fuoco vorrà anche il sangue. Via, 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 via. Te ne hai. Via, 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 via. Troppo vicino, troppo vicino. Infatti, troppo vicino. Non mi ha fatto quasi niente danno, però, almeno. Cosa vuoi tu? Sparisci. Però non da lui, non da lui, però, grazie. Aio. Perché rallenta sotto i 30 frame qua? Tutto è liquido, immagino. Subito. Via. Ah. Ok, va bene. Un pochino di più. Ah, io. Tu che ci facevi là comunque immobile, imbecille. Quindi non più zona della serra. Ah no, ancora serra, c'è ancora serra, ok? Ah, io. Vabbè, ci siamo quasi. Ecco, all'inizio ha fatto poco danno, però poi... Ok, seconda fase. Questa, anzi, terza fase. Sì, figuriamoci se finisce così. Però mi sa che prende Elfrin. Ha preso Elfrin, infatti. E questo è un enorme problema perché si completa. Questo è un enorme problema. Sì, Kirby. È un po'... Come facciamo? Ok. Molto epica comunque come fase finale, eh? Molto, molto, sul serio. Ok, continuiamo col fuoco perché mi trovo molto bene. Poi anche per il fatto che continuano ad avere effetto. Poi, e infatti questa è la parte veramente finale. Tutti i potenziamenti ci sono qua, sono qui. Ci siamo, gente. Ah, ma tu guarda, un eliporto. Questa parte c'era in un trailer di pre-lancio, però non... la vediamo finalmente. Ma tu guarda, lo fa anche la piccola costellazione, ma che tenero, anzi che inquietante. Un Pokémon! Fecto Elfilis, forma di vita definitiva, Fecto Elfilis. Un Pokémon comunque. Comunque, Kirby ha veramente detto alieni. Ok. Ok. Però, forse potevo andare col trullatore per mirarlo. Però dovrà scendere prima o poi, no? E scendi. Eccoti qua. Così si impara. E così continua anche a subire danno. No. Ah no. Ma che vigliacco. Non subisce danno poi quando in aria. Oh. Ok. Ah, io. Pensa a fare qua senza danno. No. Non è che si fa danno da solo. No, no, ma quando mai? Ok.
Aio! Schivata senza non voluta. Ok, prima fase andata. Molto rassicurante questo. E infatti apre portali. Giustamente, perché quando mai un nemico di Kirby non ti lancia contro dei meteoriti, li sei letteralmente... Ok, schivata. Oh, inutile contro questo qua. E qua come... devo vedere meglio come... Oh mio Dio. Devo capire bene in effetti come si fa la schivata contro quell'attacco là. No. Prendi subito. No. Cosa ho fatto? No. No, 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 no. Ok. Tra l'altro l'ho azzeccato. Così a caso ho azzeccato quello originale. Neanche capivo che fosse... avevo capito che fosse un attacco con dei cloni. No, dal primo che capitava. Oi! Meno male con le stelle, però. Magari c'è comunque la missione completa senza potenziamento. Allora va bene. No, no. Ok, allora quando è che arriva il big one? Il big boy? Ah, non arriva. Ah, arriva direttamente lui, va bene. Via! Aio. Aio preso. M'ha preso. Au. Accidenti. Molto complicata, senza potenzialmente molto complicata. Poi continua a lanciare meteoriti. Che... Au. Il big one! Ok, evitato il big one! Ok. Non mi piace affatto! E volo un attimino alcune volte. Qual è l'originale? Aspetta. Ok, ah. Sarà questo qui questa volta. No. No, accidenti, che si ricarica anche così. Non ho quasi più vita. Mi sa che ci muoio qua. Ok. No. No, anche l'iperraggio no, grazie. Un po' più, un po'. Vabbè, non è troppo difficile questo da evitare. Ok. No! Se non riesco manco ad attaccare con quel poco che ho. Accidenti. La mia terza morte in Kirby in totale. Però devo rifare tutto quanto. Cioè vabbè. Magari stavolta il potenziamento non leviamocelo. Magari potrebbe essere molto utile in effetti non sputarlo via come ho fatto prima. Sì, in effetti fare il boss finale senza potenziamento è complicato. E immagino già che ci sarà l'opzione di farlo. Però in quel caso magari lo si fa tutto e poi l'ultimo colpo senza. Perché tanto lo conta anche così se non sbaglio. Perché se non sbaglio mi ha dato la missione contro il gorillone all'inizio proprio perché l'ho finito senza potenziamento. Olè. Seconda parte.
Tra l'altro, dov'è il mio danno? Cioè, mi ha indicato che ho subito danno, ma niente, essenzialmente. Poi... Ecco, qua invece sì. Ok. Aio. Non di nuovo. Non di nuovo. Non di nuovo, grazie. E tra l'altro anche la musica, comunque. Questo violino qua. Il violino ci va, Ci dà proprio. Subisce, 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 subisce. Ovviamente la fiamma si estingue quando sale in cielo. Perché in effetti Kirby può anche volare, non scordiamocelo. Olè. Olè. Ok, seconda parte. E qua arrivano i meteoriti, belli forti, belli belli. Due, tre. Quando arriva il big boy? Quando arriva? Ok. Tutto a sinistra. Arrivederci. Potevo andare di schivata qua che rallentavo il tempo, no? Vabbè. Ok, qual è? Lui. Così impari. Così veramente impari tanto. E va che riapri il portale verso il cielo. Questo fa molto Gurren Lagann anche. Il pugno che apre lo squarcio dimensionale di Simon. E Vira, se non sbaglio, come che si chiamava? L'uomo bestia che aveva il sogno, il sogno veramente della famiglia, tra l'altro, bellissimo. Di destra, 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 destra. No, sinistra, ho sbagliato, sinistra, 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 meno male. Via. Qui ci muori. Non ancora, aspetta che ci sarà il film che è. E infatti. Come facciamo? Ah, bocco, mo. E giustamente, come le capsule che abbiamo visto nel resto del gioco. Avanti, 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 avanti. Cosa vuoi? No. Ok. Non mi aspettavo la fase così. Wow, meno male che io temevo che Elfin fosse la cosa cattiva. Invece no, c'era l'altro. Almeno lo spero. E giustamente ti stai per sciogliere tu, non sei più completo, caro mio. Caro Pokémon. Dove vai? Vieni qua. Aspetta, che farà? Una mossa della disperazione, mi sa. Si sta squagliando letteralmente. Cos'è che già ha lanciato meteoriti. Quindi cos'è che fa adesso? Che potere incredibile! Qualsiasi cosa stia per fare, ho un brutto presentimento. Ho un brutto presentimento. No, è un po' più seria. Che c'è, Kirby? Ah, la stella pop. Quella è il tuo mondo. Il pianeta pop. Lo sta lanciando. Oh no, sta trascinando Pop in quel vortice gigante. Vuole provocare una collisione fra il tuo mondo e questo. Dobbiamo fermarlo. Ma come? Transformers. Optimus Prime. Kirbymus Prime. Avanti.
non è come quello che accade in Planet Robobot, però, eh. A meno che non si vada oltre, perché a questo punto... Madonna! Proprio... Via! Oh mio Dio, però... Oh, mi stai saltando il fieno di un Kirby. Non so come dirlo. Via! Ho mancato tutte le monete verdi, però. Quello che cos'era? Aspetta, che cos'era? Che cos'era quella parte là? Vabbè, sta lanciando parti del pianeta Pop proprio. Perché avessi mantà? Ah, infatti era troppo bello per essere vero. Purtroppo un secondo mi stanno chiamando. Vi chiedo umilmente scusa, però hanno bisogno di me giù, quindi non metto neanche la schermata. Spero di fare quanto prima. Scusatemi, però. Vi chiedo scusa. Torno subito, torno quanto prima. Ci sono. Fatemi controllare se è tutto a posto. Un attimo, devo ricontrollare, devo essere sicurissimo. E giustamente anche perché siamo alla parte finale qua. E tra l'altro molto esaltante. Osservatore di scoperta, sì, di tutto quanto. Tra l'altro, viste tutte le battute sugli Isekai con il camion che trasporta la gente negli altri mondi, Kirby ha detto fanculo al Trakkun, sarò io il Trakkun questa volta.
E vi porto io all'altro mondo. E diventa complicato però, Che sequenza finale comunque. Tra l'altro dura anche un bel po' da quello che sto vedendo. Serve cambio di piano. Oh! Giusto! I piedini là però mi ammazzano ogni volta. Che sia macchina normale, che sia truck. Ah! E mo? Vabbè, qua siamo veramente a Gurren Lagann però, Non è trivella però. È proprio sfida dell'impossibile con il track, tra l'altro. E vai, Kelpin decide di prestare la sua forza. Donna. Avanti. Comunque sì, anche questo finale con spam di tasti epico. Manca la parte finale. No, vabbè. No, vabbè, veramente manco Dragon Ball con il nemico che sparisce così. No, vabbè. Bene, e mo? C'è un po' di Nomura. No, ma ripeto Dragon Ball, tipo quando per l'appunto con le sfere energetiche, con le Kamehameha i nemici iniziano a disintegrarsi. O anche Gurren Lagann. Uguale. Sì, anche se non nei suoi tempi migliori, perché c'è ancora un portale aperto che sta disintegrando il resto. Eh sì, Elfelin. E mi sa che per l'appunto lui torna dall'altra parte per chiudere il portale. Infatti. Ma è una volta che è un amico di Kirby posso rimanere con lui. Qualcuno che gli dia una mano, vi prego? Perché tanto poi magari torna... Kirby. Prego. No, non fare così però, Un'erba di un dettaglio di quelli clamorosi. E Banana Waddle che gli dirà: tranquillo Kirby, c'è comunque il postgame, lo rivedi. Ah no, giustifichiamo anche il postgame comunque. Sì, quindi comunque confermato che esiste ancora Elfelin, che è riuscito a chiudere anche, e può anche aprire i portali a questo punto. E vai con la canzone iniziale. E quindi sì. Ah, vabbè, giustifichiamo. Ah, no, in realtà abbiamo proprio giustificato. In effetti Dedede è rimasto dall'altra parte. Ora che ci penso. Ah, ma tu guarda, l'esercito animale adesso è a posto, no? Meta Knight era anche rimasto pure lui. Sì. La porta per l'oscurità. Però non abbiamo chiavi da queste parti. Vabbè, proprio qua tranquillo che magna con amici e con i nuovi amici. Ma quindi l'esercito animali diventerà ricorrente nei prossimi Kirby anche? Comunque non finiamo qui per questa sera, perché allora a questo punto comunque sì, direi che questa è l'ultima serata con Kirby. Però voglio fare un po' di arena prima di... Guardate, quando la gente si riposa sullo scimmione. Prima di terminare per questa serata. Almeno provare un pochino, perché comunque poi è tutto in difficoltà. Almeno per sbloccare tipo, che ne so, la spada Meta Knight. E vedere un po' di altre cosine. Comunque, se posso esprimere già un giudizio riguardo di Kirby, decisamente meglio di Star Allies. Ora, ripeto, Star Allies è un titolo che comunque non mi è dispiaciuto affatto. Soprattutto nella sezione, nella parte post-game, che è anche con le aggiunte successive, con i vari update che hanno aggiunto personaggi, che hanno aggiunto cose. L'avventura principale non è male, però è veramente tanto facile. E ammetto che anche a me, una persona che non ha giocato i Kirby su 3DS,
o neanche Return to Dreamland, un po' alla lunga è diventata un po' ripetitiva quella di Star Allies. Figuriamoci per quelli che hanno giocato anche altri titoli precedenti, secondo i quali era veramente molto molto simile, se non proprio poco ispirato da questo punto di vista. In altre cose sì, tipo l'uso dell'HD Rumble in un certo punto del gioco. Qua invece noto i collegamenti con gli altri, con anche Star Allies, però comunque anche solo il 3D dà una grande mano a rinnovare la formula di Kirby. Poi francamente hanno interpretato Kirby in 3D molto meglio di quanto pensassi. È un gioco facile? Sì, ma non è tanto che sono morto tipo 3 volte in tutto il gioco. Una volta in una via del tesoro e 2 volte in dei boss. Mi mancano le stanziali comunque. Però facile, ma molto godibile. E se vuoi veramente farlo come si deve, non è così facile, perché ci sono i vari livelli, le varie missioni da completare, e alcuni richiedono in effetti un po' di abilità. E poi le vie del tesoro, che sono un'altra parte da completare. E quelle, se vuoi farle con l'opzione del limite di tempo, possono richiedere molta abilità e molta concentrazione, perché veramente ho rilevato che per alcune di queste è necessario non sbagliare mai. Tipo quella iniziale del martello che si sale, non devi sbagliare mai, perché altrimenti se sbagli anche una singola volta devi rifare. Comunque decisamente approvato. Tante oh no. Oh no. Continua. E sarà nell'arena. O è nell'arena, o è se faccio il 100% il resto del gioco. Ma io non facciamo il 100% questa sera. Andiamo a vedere più che altro. Continua. Andiamo a vedere più che altro un po' l'arena di che si tratta. La vediamo un attimo. Ah, abbiamo anche... Oh, finalmente Dedede con il costume normale. Tra l'altro 4. Abbiamo visto che Kirby è stazionato di gacha. Abbiamo tutte e 4 qua distributori di sorprese. Per sentire le musiche. Giusto. Poi che altro c'è? Sì, le abilità più potenti. Come potenziare? Aspetta. Elfilin si dice: bravo, hai completato il gioco. Quindi. E adesso abbiamo anche altra gente in città. Va bene, andiamo un secondo da lei. Ehi, guarda! Grinfiolini è visita in città! Sembra che sia successo qualcosa. Pensa a quello che sto pensando io, Kirby? Quando le cose si sono... Scusate. Quando le cose sono calmate e gli animali sono venuti a festeggiare con noi, mancava Leongar. L'abbiamo visto, infatti, il perché mancava. Scommetto che Grinfiolina lo sta cercando. Potrebbe aver scoperto qualcosa. Dovremmo andare a chiederle... Dovremmo andarle a chiedere cosa sa. Che altro vuoi, Alferin? Quando ho interrotto il collegamento... Scusate. Quando ho interrotto il collegamento tra i due mondi, ho usato tutte le mie forze. E poi ho perso conoscenza. Ma Grinfiolina mi ha trovato e mi ha mantenuto in vita. Come? E grazie a lei sono potuto incontrarti di nuovo, Kirby. Quindi se dovesse avere bisogno di aiuto, può contare su di me. Forse è meno che faccia così, perché se la strozzo un pochino, un po' in quell'altro modo, non riesco a farla come vorrei. Ecco, là tra l'altro abbiamo un altro vortice che si apre. Ma questo è un altro vortice misterioso. Dici di avvertire la presenza di Leongar lì da qualche parte? Oh! No, scusa, no, aspetta, no, torniamo indietro. No, raga, un attimo, torniamo indietro. Voglio fare l'arena, un secondo. Oh. Questo sarebbe altro mondo da vedere. Oh no! Questa sensazione è esattamente la stessa che ho provato quando sono stato assorbito da Fecto Elfelis, la mia altra metà. È possibile che dopo quella cruenta battaglia Leongar sia stato intrappolato in questo strano posto? Su, Kirby! Dobbiamo andare a vedere! Non adesso! Io prima voglio andare a vedere l'arena, quindi è là... Isole da Sogno Perdis.
Oh, cazzarola, ma perché Perdis comunque, cioè... No, io torno al città di Waddle, voglio vedere l'arena, scusa, mi dispiace, ma scusatemi. Arena, arena, arena. Tutto questo sogno, però, e vabbè. La Coppa Meta Knight. Ah, eccoci qua. Tra l'altro, tutta questa cosa di sogno mi fa pensare al sogno che ho fatto questa notte, di cui mi ricordo ancora. Solitamente, in effetti, non mi ricordo dei sogni che faccio. È proprio molto raro. Però questo è stato molto strano e quindi, in effetti, è meglio parlarne. Oddio, forse sarebbe meglio non parlarne. Però, visto che ci sono... no, lasciamo stare qua il doppiaggio del commentatore Waddle di... il Federico buffo della situazione, Holden Peterson. Almeno fatemi leggere per un secondo. Ricompensa speciale, va bene. Vabbè, Meta Knight. Qualcuno aggiorni il vuoto di commentatore che non siamo più bloccati in questo mondo, però, Abbiamo sbloccato. Sì. Coppa Meta Knight, quindi tempi record individuale, va bene. Ah, ricompense. Pensavo che fosse tipo da pagare. No, ok, meno male. Progetto sarà il progetto della spada Meta Knight. Ok, siamo a posto, no? Ah, no, giusto, il potere. E andiamo a vedere un secondo anche qua che... Ah, aspetta. Che vuoi qua? Così a caso! Sembra Mario Odyssey! Con le lune che dai un calcio al terreno e te le dà... Hai ottenuto una luna! Comunque, tornando al sogno che ho fatto, è stata una cosa... Ah, ecco, sì, un secondo che devo vedere in effetti che cosa vuole l'armaiolo. E l'armaiolo va! Ancora più potenti. Ah, ecco il potenziamento, quindi... Il segno plus! Io potenzierei subito, se possibile... il fuoco. Il mio caro amico fuoco di drago. Ma quanto servono? Seleziona. Ok, vediamo, devo andare da lui per potenziarle. Ah, mi sa che non posso ancora, va bene. Sì, sto andando al torneo, ok, non c'è online qua. La coppa è solamente locale. E purtroppo io non vedo nessun altro qua, quindi... Come diceva quel commentatore che è ripreso dalla Jalapagna anni fa, parafrasando, non c'è nessuna polemica almeno tra me e me stesso. Tra me e il sottoscritto, anzi era. Che imbecille quello. Allora, torniamo al sogno che ho fatto. Vabbè, potevo anche evitare. Vabbè, no, in realtà, meglio perché sono già pronto, non ho... Ah, tra l'altro il gorillone. Ok. Quindi, immaginate che mi ritrovo in un bunker, direi. È già questo così. Comunque in un rifugio, ecco, in un rifugio. In un rifugio con tante altre persone. Ma la cosa mi sembrava abbastanza normale, tra l'altro. Cioè non è che mi sembrasse tutto questo problema, cosa molto strana. È già qui, perché? Oh no, no, accidenti. Quindi, ad un certo punto la gente inizia a... Cioè, io ero comunque che stavo camminando in questo rifugio. Non ricordo i dettagli precisi, però mi ricordo che in effetti ad un certo punto la gente inizia a notare qualcosa. E quel qualcosa è tipo che il cielo sta diventando tutto rosso e iniziano ad urlare. O comunque sia, non tutti lo dicono subito. Però, ad esempio, io dico no, non è possibile, una cosa non è possibile. Oppure mi intestardisco. E la gente inizia a mormoreggiare del fatto che ci sta qualcosa che sta succedendo. Va bene, andiamo, sì, con questa vita così. Ah, la bomba, devo fare la bomba anche, accidente, è vero. Arena riciclata da Kirby Battle Royale, mi sa. Vabbè, subito, questo proprio. Quindi, iniziano alcuni a dire che è arrivato l'inverno nucleare. Così. Cioè, non si sentivano bombe, non si era sentito alcun allarme di... Perché eravamo già in un rifugio, quindi già questa cosa qui. Però nessun allarme, niente, solamente che il cielo diventa rosso.
Ma io stranamente... E la gente comincia a rumoreggiare sempre di più questa cosa del cielo rosso, dell'inverno nucleare, dell'aria che è diventata maledetta, robe di questo tipo. Però io comunque, per un motivo, decido di uscire dal rifugio e mi ritrovo quindi all'estero, tipo che non posso credere a quello che sto sentendo, a quello che sto vedendo. E quindi esco dal rifugio e mi ritrovo in una landa desolata, abitazioni e tutto quant'altro, però rosso, con il cielo rosso. Nessuno in giro, macchine completamente ferme. Silenzio totale. Vabbè, il fuoco è un po' facile col fuoco però questo, Pensa col plus poi. Ora, c'è solamente un'altra persona che sto vedendo fuori in quel momento. E per l'appunto durante l'inverno nucleare di cui tutti gli altri nel rifugio parlavano. Eravamo veramente in tanti, mi ricordo. Una folla molto fitta. C'è solo un'altra persona. E non so il perché mi sia venuto in mente lui. Massimo Giletti poteva venirmi in mente tipo, che ne so, Mentana. No. Chiunque di quelli che stanno facendo servizi dall'Ucraina. No. Crozza magari che imita Mentana, ma neanche. Lundini, Valerio Lundini. No. Inviato speciale che esce nella zona dell'inverno nucleare, senza bombe, ripeto, senza allarmi di alcun tipo. Olè. E che cosa fa? Inizia a fare un servizio su quello che sta succedendo. Da bravo reporter, questa volta per l'arena non lo so. Arena, anche qua. E visto che ci sono anche io là fuori, mi chiede un contributo. O meglio, vuole che parli anche io. E in quel momento però non riesco a parlare. Cioè, provo a parlare, però è come se non avessi alcuna voce. Mi provo a deglutire, magari a tossire, però non riesco proprio a dire alcunché. Ed è in quel momento che il sogno si interrompe e mi sveglio. Io non so qual è il significato di questo sogno. Non ve lo saprei mai dire. Dovrò chiedere a un esperto perché voglio capire tante cose tipo Massimo Giletti, perché Giletti? Cioè, il fatto di inverno nucleare, penso di capire il perché mi sia venuto in mente una roba del genere, anche inconsciamente. Penso di sapere il perché, accidenti. Nonostante io non abbia paura che la Russia possa arrivare veramente a quei livelli anche solo in Ucraina, nonostante tutto, anche se hanno già iniziato, cioè purtroppo in questi giorni, il macabro di Bucha, con tutto che provano a negare. Mi sembra tipo, se mi permetto, la scena dell'Eric Andre Show, quando Eric Andre inizia a sparare al tizio sulla poltrona e dice: che cosa ha fatto questo, perché lui ha fatto questa cosa qui. È la stessa identica cosa, la matrice è quella. Se posso vederla usando una parafrasi comica per rappresentare il drammatico. Quindi, comunque sia, capisco il perché mi sia venuto in mente... Meta Knight, siamo già a Meta Knight. Mi sia venuto in mente l'inverno nucleare, i bunker. Ma perché Massimo Giletti? E poi perché non riuscivo a parlare? Oh! Ah, quindi solamente... Giustamente... Meta Knight vuole una sfida di spada. Spadaccino solitario, Meta Knight. Oi. E tra l'altro ho la difesa super con questo qui, con quello della spada mega. Posso anche... giustamente non ho la schivata, è vero. Ok, quindi comunque dicevo sì. Perché Giletti, ma soprattutto perché non riusciva a parlare? Qual era la cosa che mi impediva di dire quello che volevo dire? Ok. Vorrei veramente capire il perché di questa cosa. E ripeto, non sono una persona che si ricorda così tanto bene quasi mai i sogni che fa. E anche perché in effetti non faccio quasi mai sogni così strani, così... Oh mamma! Oh mio Dio, no, eccomi qua.
Beh, diciamo che porta l'artiglieria pesante in questa battaglia di Dede. Sì, di Dede. Meta Knight comunque. Quando mai ho utilizzato anche delle massi? Vai, 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 vai. Oh, oh. Dede, sì, Meta Knight. No. No, ho sprecato l'occasione. No. Fatti attaccare, eh. Poi. All'altro angolo, eh. Mi spiace. Mi hai fatto male anche con la mia protezione. Ci siamo quasi. Ok, è andato. Potevo farmelo molto prima, perché ho mancato l'attacco là importante. Povero Meta Knight. Perché dico sempre povero Meta Knight, che in realtà è un Kirby con la spada, letteralmente. 5 minuti, non è un bruttissimo tempo, per essere la prima volta. Poi con il fuoco si fa, che è una meraviglia. Bene, datemi il progetto della spada Meta Knight su. Ok, quindi abbiamo visto anche questa. Una stella, quindi perfetto. La facciamo evolvere subito la spada, guarda un po'. Quindi abbiamo... sì, continuiamo a fare le varie fasi comunque del torneo. Perché adesso è la seconda. La fase... il secondo stadio. Definitiva. Sempre fuoco, sempre fuoco. Intanto comunque evolviamo, sì. Evolviamo. Comunque Dedede qua bello tranquillo. Sì, proprio il collo grasso. Ah, vabbè, tra l'altro anche qua i Dedede che lo servono non riferiscono. Beh, prego. Progetto quale? Per martello, immagino. Martello mascherato, ok. Quindi, in effetti mi sa che mancava anche per il martello l'evoluzione. Ecco, una cosa che volevo dire in effetti per a commento del gioco. Allora, le uniche pecche che li posso levare, perché ho parlato comunque delle cose positive. Le pecche, ci sono i momenti nei livelli in cui non puoi tornare indietro, e quindi questo è pecca, nel senso che ovviamente i livelli devono essere esplorati più volte. Nel senso che ci sono tante missioni, e se uno magari volesse farla in una sola botta senza tornare indietro non la può. O deve sapere già in anticipo, perché ci sono anche le missioni che si sbloccano che non... che sono più... non puoi fare subito. O meglio, di cui non sai la spiegazione subito, perché sono segrete. Altre sono più ovvie. E poi il fatto che per l'appunto se magari sbagli ad entrare da una parte o dall'altra, come è successo più volte, allora poi ti perdi un pezzo e non puoi tornare indietro. E lo dico anche perché il gioco ha dei momenti in cui ti fa tornare indietro. Ovvero quando ad esempio ci sono le sezioni di volo o quelle di guida. E poi l'altra cosa, magari, o meglio, questo non è una super critica, però è un'osservazione. Il numero di abilità non è male, perché comunque sì abbiamo abilità vecchie, abilità nuove, poi tra l'altro con tutte le evoluzioni ci sono tante caratteristiche in più. Questa può essere un'ottima base per un altro Kirby in 3D che abbia un numero maggiore di abilità e magari anche più combinazioni, perché ad esempio una delle cose più apprezzate in Kirby 64, quello che leggo, è il fatto della condizionabilità, che c'era in parte anche in Star Allies, però non era la stessa cosa. Facciamo Meta Knight prima, va? Sì. Ammazza, allora, meno potenza, un po' meno potenza, però la rapidità. Wow, 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 wow. E si mette anche la maschera, Kirby, perché sì, giustamente. Abbiamo una missione sì, Norto Nevoso. Però prima, in effetti, prima di fare quella, torniamo, facciamo il torneo, va? Scusate.
Diciamo che questi sono commenti comunque... Oh no, ho colpito il Waddle Dee, no! Sono commenti, diciamo, a caldino. Poi comunque, riflettendoci... Però... potrebbe venirmi in mente altro. Però, in generale, con questi mi è piaciuto un bel po'. Facile, ma mi sta piacendo, mi è piaciuto un bel po' questo Kirby. Ah, ma abbiamo anche Leonguard da queste parti? Aspetta, chi sono gli altri? Cioè, ah no, allora abbiamo... Ok, abbiamo Dedede con la maschera. Ah, abbiamo anche... Oh. Abbiamo anche la forma completa, bene. Benissimo. Ecco, qui saranno i cazzi. Qui sono i cazzi. 12. E mi sa che facciamo questo e poi... Non lo so. No. Ok, va bene. Potevo fare meglio però senza subire danno. Vabbè, che hanno subito un bel po' comunque grinfiolina, vai. Sì. Subito, Va bene, è morta, signore e signori, è morta. Tra l'altro non riesce neanche a fare l'attacco di volo perché è morta subito. Ma non fare il mio golio così. Meta Knight, ed è già... Là. Ma di nuovo... No, mi sa che questa volta mi lascia fare... No, devo comunque sempre fare con la spada. E tra l'altro stavolta è sfida alla pari. Ok. Ah. Buono. Mi ha fatto danno oppure no? Non l'ho visto bene. No. Ah, di nuovo con i massimi, tranquillo, tanto so come si fa, però se vado in tempo è meglio. Ok. Così si impara, Ho capito molto bene qua. Ho evitato anche il quick time event, così. Spiace. Non riesce a farmi da qua vicino, Così impari. Ah, a posto. E anche Meta Knight è sistemato. Potevo anche non subire danno, però. Va bene, quindi ordine comunque diverso. Sì, possiamo fare... Ah! Vabbè. Volevo vedere con la spada in effetti quanto riesco ad andare avanti. Madonna quanti danni che faccio comunque. No! Ok. No. Molto danno, devo prendere poi comunque il pomodoro Maxim. Della famosa rivista Maxim. Un attacco ruotante e via, arrivederci. E anche lui con i capelli a spazzola. Arrivederci, vai a spazzolare da un'altra parte, va? Mi sa che serve. Oh, con la spada lui. Vediamo. Madonna.
Subito, proprio immediato, eh. Mamma mia, quanto è forte comunque l'abilità di spada di Meta Knight. Magari si potesse combinare con quella di fuoco, però. Cioè, la spada con i danni continuati sarebbe veramente molto OP. Ma tanto. Ok. Buonasera, eh. Ah, io. Perché ho voluto attaccarlo così. Ok. E vai con l'amante. Con la danza della delusione amorosa. E della tristezza per certi versi. Ma anche dell'essere patetici. Purtroppo, scusami, però. Olè. Olè. Arrivederci. Ciao ciao. Comunque il contrasto, perché abbiamo Leonger che in realtà sarebbe bloccato, però poi qua ce l'abbiamo comunque nella battaglia, vabbè. Vai di spada anche contro la palma. Vai di spada. Perché dobbiamo, perché Shiorash così sono diventati giardinieri di spada. Provano un pochino qua con gli arbusti che sono un po' troppo cresciuti. Non c'è problema, Shivera. I giardinieri fanno tutto quello che serve. Basta mettersi d'accordo sul prezzo. Perché ho fatto questo accento comunque? Non mandarmi indietro. Vuole? Ce la faccio subito, sì. Quella faccia poi. Ah, anche questa volta. Sì. Stavo riflettendo se cambiare arma oppure, ma perché cambiarla? Oh, tu mi hai fatto soffrire così tanto in Cloni del Tesoro con il tuo compare. Con il tuo clone. Mai più. Qui, arrivederci. Subito. Ah, no. Serve un altro pomodoro. Ok. Buona. Vediamo. Sì, altro pomodoro subito. Ah, ma c'è anche questo. Ah, va bene, ok. Che faccio? Rinuncio. No, non rinuncio affatto, vai. Perché la bomba è figa, però è monouso. Posso anche fare senza. Guarda qua, tra l'altro. No. Ok. Sfogati poi. Madonna. Cigna. Devastata in un secondo, cignerina. Ma proprio. Cioè, non ha avuto neanche il tempo di reagire. Stavo per attaccare, poi niente. Mamma santa. Oh, Shurdidede, buonasera, bentornato. A questo punto mi prendo un altro Maximico totale e andiamo. Quindi questa è la parte finale dell'arena, perché abbiamo saranno Dedede, poi normale, Dedede, Perdis. E poi Leongar e le altre fasi poi della versione malvagia di Elfilin. Del clone di Elfilin, cioè dell'originale. Elfilin è la parte buona. No! Dov'è? Non posso farne a meno.
Dov'è che arriva? Eccolo qua. Arrivederci. Ancora no? Va bene. Al prossimo forse se riesco. No, però non riesco. Pure sì. Sì, sì, riesco. Ok. Dedede, infatti immaginavo Dedede Perdis. Con i 2 martelli della maschera. Quanto danno che gli ho fatto in un singolo colpo? No. Poi. Via. Olè. Non gli prendo il martello. Non gli prendo il martello questa volta. Poi diventa Pumba. La parte Pumba. Se riesco a prenderlo però. Aio. Olè. Ancora. E poi c'è anche molto buono che ce l'ha mossa dopo la schivata. Molto buono. Ok. Ne mancano 3. Quindi abbiamo Leongar. Lui le 2 fa. Oh. Il ritorno. Sì. Sì. Torno all'amore antico per questa volta. Senza prendere un altro pomodoro Maxime perché sì. Scommetto che la versione più che c'è la versione più difficile di questo senza l'utilizzo di pomodori. Me lo sento. Abbastanza sotto da non prendere danno qua. Meno male. No. Come ho fatto a non subire danno qua? Perché ero abbastanza sotto da non subirlo. Meno male. Ok. Fatti controllare dal potere, sì? Forza. No. 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 Meno male. Però dovrò prendere un altro pomodoro, mi sa, dopo. Sì, che dovrò prendere un altro. E come? Non di nuovo. Meno male. Lo finiamo qua. Arrivederci. Puoi anche iniziare l'attacco, tanto comunque sei già finito. Pomodoro. Ah, ma c'è anche quello intermedio. Devi prendere quello intermedio. Forse. Non mi conviene quello grande, va? Perché abbiamo poi la versione melma. Via. Madonna, no, se non sbaglio poi quando è che attacca al centro qua, no? Via, facciamolo, lasciamo che subisca. Vai. Questa melma orribile. Infetta da... forse per quello che perdi, perché è infetto. Via, è morto. Arrivederci. Tu puoi anche attaccare. Sì, perfetto. Sì, questa fase alla fine è una cavolata. L'ultima battaglia finale, infatti. E io me la faccio... No, scusami. Cosa mi dà il sonno qua per fare la battaglia finale? È vero che mi potenzia, però poi non ho altre abilità. Perché il sonno, il sonno potenziato ti dà, ti potenzia l'attacco, almeno, o comunque sia un'abilità.
una statistica. Ma io. Olè. Buono. Ah, io. Andiamo a fare gli attacchi soliti suoi oppure... Ah, direttamente in attacco. Oh, meglio per me, meglio per me. Li fa per adesso. Buono. Siamo già arrivati alla seconda fase. Per adesso sono gli altri cazzi perché inizia con la caduta delle delle meteore. Artificiali. Questa poi più di tutte le altre. Via. Ok. Qual è? No, Ah, lui, aspetta. Ah, in effetti devo capire. Basta capire in effetti qua dove va il cerchio. Giusto. Bisogna basarsi su quello. Vabbè, morto anche lui, perfetto. Ok, ma la domanda è... Visto che qua... mi sa che c'è l'altra versione poi con Galactanite o Morphonite o quel che è. Sarà quella a 3 stelle. 1500 monete stella alla grande, sì. Ha ottenuto anche una stella rara. Figurina speciale. Ragazzi, Kirby ossessionato di gacha. Lasciatelo in pace. Madonna, tra l'altro qua. Questa super rara 5 stelle extra lusso. Quindi, allora, leggiamo un secondo questo. L'Elfinin conosciuto... Effetto Elfiris, ok. L'Elfinin conosciuto da Kirby proviene da una piccola anima compassionevole nascosta dietro grandi ambizioni di invasione. La parte buona. Senza un'anima mitigatrice, l'abilità di teletrasporto spaziale di quest'essere perde il controllo, aprendo misteriosi vortici. E una volta completa, pianifica una nuova invasione. Ok. Quindi abbiamo solamente le due, queste due. Mi sa che ci sarà qualcos'altro poi quando completo tutte le altre parti qua, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque per questa sera direi che va bene così, direi anche che va bene così con Kirby proprio. Poi me lo completo per conto mio, il resto lo completo per conto mio. In effetti con quanto siamo qua? 70%. Va bene. Tra l'altro con quasi tutte le vie del tesoro, me lo completo per conto mio in questi giorni, comunque sia. Non so quanto mi manchi effettivamente, perché... Ah no, giusto, abbiamo l'altro mondo, è vero. Altro mondo. Però direi... Sì, dai, direi che con Kirby si può anche chiudere questa serata. Perché mi ho visto anche... Oddio, in effetti però ci sarebbe anche il mondo finale. Non lo so. No, lasciamo... Veramente, no, sono indeciso. Sono indeciso se fare un'altra puntata con Kirby venerdì oppure lasciar perdere... Sapete che c'è? Venerdì si fa ancora Kirby. Venerdì si fa ancora Kirby e sarà l'ultima comunque serata dedicata a Kirby. L'ultimo pomeriggio sarà dedicata a Kirby. Perché se a questo punto mi vedo il mondo... Tra l'altro commentano che là sta come un trofeo mobile. Sì, mi vedo il mondo finale, quello che dovrebbe essere il mondo finale. Lo esploriamo abbastanza. Non credo che riuscirò a fare tutte le missioni, tutti i livelli, prendendo tutto quanto a primo colpo, per come le cose anche dette prima. Però se a questo punto facciamo ultime live di Kirby venerdì, se tutto va bene venerdì, il pomeriggio alla sera, con l'ultimo mondo, quello dove sta Leongar veramente, anche se era anche nell'arena perché sì. E poi sabato, se tutto va bene, torniamo con il nostro caro amico Elden Ring, a Sepolcride, da Aselid, eccetera, eccetera. Perché senza luce hanno bisogno di luce di nuovo. Quindi, detto questo, vi ringrazio per la presenza. Spero che vi siate divertiti questa sera. Tra l'altro avviso che ho ripreso, ho caricato. Domani sarà disponibile un'altra delle live dedicate al Elden Ring.
continuerò in questi giorni a continuare a caricarle, a rendere disponibili, così come anche quelli di Kirby, giustamente. Detto questo, vi ringrazio ancora. Ci vediamo a venerdì ancora con Kirby. E come sempre, ciao!